Ti blocchi quando parli in italiano? Forse perché anche tu, come succede a molti dei miei clienti, commetti questo errore. Se anche tu, come me, hai voglia di affrontare subito questo argomento, ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e sono una Neuro Language Coach. Se questa è la tua prima volta su questo canale, mi farebbe molto piacere se ti presentassi e se mi dicessi di dove sei. Hai mai sentito parlare dell'interlingua? No, non si tratta di un piatto esotico. L'interlingua è ciò che sta tra la tua lingua madre e la lingua che vuoi imparare, nel tuo caso l'italiano. Ci passi per forza se vuoi imparare una nuova lingua. Mi spiego meglio. Se vuoi andare dall'Italia agli Stati Uniti, devi passare per l'Oceano Atlantico. Giocoforza, ci devi passare. Ebbene, succede la stessa cosa quando impari un'altra lingua. Per passare dalla tua lingua madre alla lingua italiana, devi passare per l'interlingua. Ma che cos'è esattamente, quindi? L'interlingua è un sistema linguistico ben preciso ed è pertanto dotato di regole. Ci sono delle regole all'interno dell'interlingua, anche se solo in parte queste regole corrispondono a quelle della lingua italiana. Gli studi effettuati su come si imparano le lingue straniere ci dicono chiaramente che esistono delle tappe attraverso le quali passano tutti gli studenti. È la linguistica acquisizionale che ce lo dice. Che cosa significa? Facciamo un esempio. Quando si impara ad utilizzare il passato prossimo, per esempio, è normale all'inizio utilizzare solo il participio passato senza l'ausiliare. Ovvero è normale e succede a tutti gli studenti di dire, per esempio, io andato anziché io sono andato, oppure io mangiato anziché io ho mangiato. Ed è così. Succede a tutti ed è molto interessante conoscere le sequenze, le fasi attraverso le quali passano gli studenti nelle diverse lingue. Come vedi quindi, il modo di considerare l'errore è cambiato molto rispetto al passato. Se una volta l'errore veniva visto come qualcosa di negativo, come qualcosa da evitare, oggigiorno invece l'errore rappresenta una sorta di segnale, quasi un GPS che ti dice esattamente dove ti trovi nell'acquisizione linguistica, nell'apprendimento di una nuova lingua. Questo che cosa ci dice quindi? Che commettere errori è normale, anzi, come dico spesso ai miei clienti, devi commettere degli errori, perché se non commetti degli errori, semplicemente non impari la lingua. Perché se hai paura di commettere degli errori, quello che succede è che eviti in particolar modo di parlare, e se eviti di parlare ed eviti di usare la lingua, non la impari.
Ricorda, per poter imparare una lingua devi sbagliare. È l'unico modo. È questa la strada che ti porta dalla tua lingua madre alla lingua che stai studiando. Se vuoi parlare la lingua italiana, devi pertanto buttarti e parlare, pur sapendo che sicuramente commetterai degli errori, come succede a chiunque impari una lingua straniera. Ti posso dire una cosa in confidenza? Devi sapere che da qualche anno il mio motto è diventato fatto, non perfetto, e mi piacerebbe molto che iniziassi anche tu ad utilizzare questo motto. L'importante è buttarsi, usare la lingua. Non per forza deve essere in modo perfetto, anche perché, francamente, le cose perfette, diciamocela tutta, sono piuttosto noiose, non trovi? E se il tuo desiderio è quello di parlare in modo fluente nelle situazioni della vita quotidiana, ti posso aiutare. Nelle prossime settimane apriranno le iscrizioni dell'edizione autunnale del programma FNC, Fluency and Confidence Italian Program. Se vuoi saperne di più, puoi prenotare una chiamata nel link che troverai nella descrizione qui sotto. Se vuoi vedere altri video su come imparare l'italiano in modo efficace, ti consiglio la visione di questi 2 video. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.